Per fare questa ricetta abbiamo bisogno di zucchine di media grandezza, non grandissime perché sennò assorbono troppo olio e non troppo piccoli perché sennò è difficile comporre il piatto. Dello zucchino dobbiamo produrre delle fettine abbastanza sottili e dobbiamo infarinarle e friggerle. Poi dopo che sono scolate su carta assorbente le andiamo a comporre nel piatto con del sugo di pomodoro, del basilico e del pecorino. Perché si chiami parmigiani zucchini quando poi ci mettiamo il pecorino, questo rimarrà per me sempre un mistero. Comunque andiamo a vedere come si prepara il tutto. Accendiamo il fuoco, tagliamo le zucchine. Devono essere abbastanza sottili e vanno infarinate a mano, non tutte insieme perché sennò si inumidisce la farina. Quindi si passa nella farina. In un unico strato senza accavallarle. Nel frattempo che le zucchine friggono, prepariamo anche la salsa. Quindi su quest'altro fornello mettiamo un poco d'olio, uno spicchio di aglio in camicia, quindi non andiamo a sbucciarlo, glielo mettiamo dentro, tagliamo i pelati con un coltello direttamente nella lattina, così da ottenere una polpa di pomodoro anche un po' consistente perché non è proprio liquida come quando la frulliamo. Le zucchine vanno girate una sola volta. Nel momento che le giriamo, prepariamo le altre fettine di zucchine, proprio per evitare che la fetta tagliata in anticipo possa bagnare la farina, perché naturalmente rilascia il suo liquido. Regoliamo di sale, ce ne vuole giusto una presa. Facciamoli scolare bene 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 e poi il resto dell'olio lo perderanno sulla carta.
Il tempo di cottura del sugo è lo stesso che impieghiamo per friggere tutte quante le zucchine. Quindi si possono tranquillamente fare in contemporanea, così da risparmiare tempo. Ecco fatto, abbiamo finito. Adesso andiamo a comporre il piatto. Un pochino di sugo e poi si mettono le fettine di zucchini leggermente accavallate in un unico strato. Si aggiunge un altro poco di pomodoro, non ce ne vuole molto, pecorino, e basilico spezzato al momento. Si procede con un secondo strato di zucchine. E ancora pecorino. Ancora un po' di pecorino e sull'ultimo strato le foglie di basilico non le sminuzziamo troppo perché è anche bello vedere le foglioline intere, insomma si presenta molto bene. Perfetto, andiamo a ripulire e abbiamo finito.